Cammino guidato. Questo è un esercizio molto importante. Infatti avete visto nel corso della videoguida che ogni esercizio che vi ho spiegato mira al recupero di una determinata fase del passo, mentre con il cammino guidato abbiamo l'opportunità di offrire al nostro paziente un'esperienza molto simile alla realtà del passo e del cammino, ma all'interno della quale può mettere insieme tutto quello che ha imparato nei singoli esercizi. Perché il cammino guidato? Perché lo fa insieme a noi, siamo noi, familiari e terapisti, che accompagniamo il paziente durante il passo, assicurandoci che ogni momento del cammino avvenga alla perfezione, senza la comparsa della patologia. Per questo sarà fondamentale il nostro supporto manuale per ogni singolo momento del passo. Primo livello del cammino guidato. Probabilmente ci troviamo nelle prime fasi in seguito al recupero, quindi saranno i primi passi del nostro paziente. Anche se non fosse così e fosse già passato diverso tempo dal suo ictus, non ha importanza, perché abbiamo così con il cammino guidato l'opportunità di correggere molti degli errori che si sono instaurati nel tempo. Vi faccio vedere come eseguire questo esercizio. Allora, è importante un appoggio fisso all'inizio, quindi attrezzatevi con un corrimano, non lunghissimo, anche 2 metri andrebbe bene, quindi trovate il modo di ricavare in casa questo spazio. Ci alziamo in piedi. Allora, ecco, l'ho visto anche prima questo atteggiamento. Invece di spingere con la schiena e scivolare con il sedere, prova a venire anche avanti con la schiena e scivolare in avanti col sedere. Comunque, esattamente. Allora, prendi bene, spalle in avanti e su. Cerca di caricare su tutte e 2 le gambe. Benissimo. Per seguire il nostro paziente in ogni istante del passo dobbiamo rimanere seduti, in modo tale che il paziente, anche se è in grado di camminare, non ci sfugga e cominci a fare qualche passo in più, mentre noi non abbiamo l'opportunità di aiutarlo materialmente. In questo cammino guidato abbiamo l'opportunità di fargli mettere insieme al nostro paziente tutto quello che ha imparato durante gli esercizi e possiamo anche richiamare i vari aspetti dei nostri esercizi passati. Ad esempio, nel momento in cui dobbiamo fare il primo passo con la gamba sinistra, dobbiamo richiamare l'esercizio delle posizioni del bacino. Infatti adesso tu devi andare a destra con il bacino e rilasciare la sinistra molto bene. Un'attenzione sempre alla posizione del tronco e della mano. Ok. Uno dei difetti più caratteristici del paziente emiplegico è il sollevamento del fianco durante la fase di oscillazione del piede. Pertanto cerchiamo di mettere la nostra mano afferrando slip, maglietta e pantalone, in modo tale che la nostra pressione verso il basso produca un abbassamento reale. Allora, aiutami, ma quel tanto che ti puoi permettere senza che si alzi il fianco. E arriviamo a terra con il tallone, proprio come abbiamo fatto con l'esercizio delle spugne. Ora, nel momento del carico, diamogli quella sicurezza davanti la rotula, perché il paziente potrebbe avere la sensazione che il ginocchio gli possa cedere da un momento all'altro con il carico, ed è per quello che quando vediamo il nostro caro camminare vediamo che ha sempre la tendenza a non portare il peso sulla gamba sinistra. Lo invitiamo aiutandolo noi stessi con il bacino, bravo, giù il fianco, fa il passo destro, arriva con il tallone
bravissimo, esatto. E andiamo avanti, porta avanti la mano, ora fai il carico sulla gamba destra, ma non partire con la sinistra, va bene? Esattamente. Ora però questa sinistra la devi rilasciare, deve essere pronta per partire. Pronta, esattamente. Ora qui potrebbero capitare diversi fenomeni, come per esempio la rotazione interna del tallone, che non è un problema del tallone ovviamente, ma è un problema a carico di tutto il corpo, perché il paziente tenderà, per avere maggiore equilibrio, a ruotarsi verso sinistra. Ovviamente noi, sempre con la nostra mano sul bacino, cercheremo di evitare questo fenomeno. Andiamo insieme, non alzare il fianco, bravissimo. Se fosse necessario, perché le dita hanno un effetto grasping sul terreno, allora possiamo afferrare proprio le dita e andiamo in avanti. Andando avanti passo dopo passo. Se abbiamo un corrimano lungo 1,5 metri, 2 metri, quello che faremo sarà camminare anche all'indietro, fare un cammino guidato all'indietro, perché è una cosa che spesso si omette nella riabilitazione. In realtà noi nel quotidiano facciamo tantissimi passi all'indietro, anche se non ce ne accorgiamo. Ad esempio quando dobbiamo cambiare direzione repentinamente, facciamo un passo all'indietro. Allora, proviamo un passo all'indietro? Stessa cosa, carico sulla gamba destra, questa comincia a piegarsi, non alzare il fianco. Nell'andare indietro la tendenza ad alzare il fianco sarà ancora più prepotente, perché in genere la flessione del ginocchio è un po' più povera dell'estensione. Mi aiuto tanto io, tranquillo. Ok. Una volta che siamo arrivati qui, cerchiamo il contatto del tallone a terra, rimani dritto, ok, carica e fai un passo indietro, molto bene, bravissimo. Secondo livello di calibrazione. In questo secondo livello ci prepariamo gradualmente ad alleggerire il nostro supporto al movimento, lasciando più autonomia al nostro paziente. Questa autonomia chiaramente deve essere giustificata da una qualità del movimento. Non possiamo accettare che il nostro paziente continui a fare il passo sollevando il fianco, perché non faremo altro che strutturare quel tipo di difetto. Quindi dobbiamo disinnescare completamente questo compenso e il nostro aiuto manuale gli permetterà gradualmente di assumere se stesso il carico del movimento. Allora, adesso io cerco di spostarti meno il bacino, sostenerti meno il ginocchio, aiutandoti meno ad andare avanti con il piede. Quando vedo che stai in difficoltà, io intervengo un pochino di più, va bene? Allora, partiamo. Esatto, esatto. No, no, non alzare. Andiamo insieme. Ecco. Probabilmente a distendere tutto il ginocchio avrà bisogno del nostro aiuto. Dopo la schiena. Sì, non ruotare con le spalle. Bravo. E arriviamo di tallone. Molto bene. Perfetto.
Il terzo livello è rappresentato dal passaggio di un appoggio fisso ad un appoggio mobile, come il bastone. Per adesso utilizziamo un treppiede, ma se il paziente si trova ad un livello avanzato possiamo utilizzare tranquillamente la canna singola. Allora, prendi il bastone. Se possibile cerca di non guardare i piedi, ma di guardare la linea dell'orizzonte. Ok, allora, probabilmente qui dobbiamo reinserire un poco del nostro sostegno che davamo prima. Benissimo. Allora, il bastone te lo dico io, deve stare sempre parallelo al piede sinistro, in modo da creare un ponte, va bene? Quindi prima portiamo il piede, ok, ora porta il bastone in avanti, bene, adesso si è creato questo ponte che ti dicevo, benissimo, rilascia, con la schiena e in avanti, perfetto. Un pochettino più da solo,